Oggi siamo qui per parlare di un gioco che ho ricevuto molto tempo addietro direttamente dall'azienda produttrice. Stiamo parlando di Conquest by Parabellum. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Wargames per Passione. Che dire, Conquest in pochi anni si è sviluppato veramente tanto fino a diventare un marchio molto conosciuto da chi ovviamente vuole un wargame piuttosto moderno ma non vuole ricadere nel dettami CV, e quindi Conquest si è fatto spazio, possiamo dire, nel mercato del wargame con il suo caratteristico schieramento a piattellone come il vecchio fantasy e combattimenti tra fazioni fantasy completamente inedite. Io ho detto semplicemente Conquest, ma Conquest ormai è il marchio del gioco, ma attualmente sono presenti due giochi differenti. Conquest: The Last Argument of Kings, che è praticamente il gioco su piattelle che siamo tutti abituati a vedere nelle fiere, nelle foto, e è il gioco di punta della Parabellum Wargames, e Conquest First Blood. Ora, entrambi i giochi hanno regolamenti gratuiti online. First Blood è l'ultimo arrivato ed è praticamente la versione schermaglia massiva del gioco originale. Di conseguenza si abbandonano i combattimenti su piattelle per andare su una battaglia un po' più a schermaglia, un po' più libera, un po' più per gli house fan, così possiamo dire. Una buona scelta, una scelta interessante che amplia ancora di più le possibilità del gioco stesso. Allora, Conquest è un gioco creato da Alessio Cavatore, nome ovviamente molto molto conosciuto dagli artisti del wargame e dai giocatori dell'hobby. Ha sia partecipato alla creazione di Warhammer Fantasy, sia attualmente è lo scrittore di Kings of War, quindi gioco famosissimo sempre per piattelle, e sempre per Games Workshop ha partecipato alla stesura del regolamento di Guerra dell'Anello, quindi la versione su piattelle del gioco del Signore degli Anelli, ormai non più in produzione. Quindi un nome altisonante, un nome importante per un gioco che promette tanto. La recensione di cui parlerò oggi si vuole focalizzare su praticamente la scatola base e l'intro pack che l'azienda, la Parabellum Wargames, mi ha mandato direttamente per fare questa recensione. Sì, non mi hanno pagato in soldi, ma mi hanno pagato in miniature, di conseguenza è un video sponsorizzato. Concentriamoci quindi sulla versione a piattelle, quella che effettivamente ho provato in quanto mi è arrivato il regolamento insieme alle miniature nella scatola base. Quindi, che tipo di gioco è Conquest: The Last Argument Kings? È un gioco che ha l'essenza, la vera essenza di Cavatore, è un gioco vecchio stile, ok? Ha meccaniche che adesso non vado a raccontarvi, che cercano di portarlo nella modernità. Si tratta di un gioco che quindi può piacere a persone che cercano un'esperienza come le vecchie, quindi i vecchi movimenti a reggimenti delle unità, gli aggiramenti, gli allineamenti e tutte quelle cose belle che piacciono ai puristi delle piattelle, sia alle persone che ovviamente vogliono un gioco un po' più moderno. Come crea questa modernità? Conquest by Parabellum ha molte regole che lo portano nel XXI secolo, se così vogliamo dire. È sempre un sistema con i D6, ma quali sono queste meccaniche che lo evolvono e lo distanziano un po', possiamo dire, da quei prodotti sul mercato che cercano di essere un po' sempre la copia di se stessi, che sono ancora improntati su una vecchia, molto vecchia, possiamo dire, ossatura di regolamento. L'ossatura qui rimane la medesima, ma gli accorgimenti, quei pochi che ci sono, servono per dare quel tocco in più che può piacere. In primis, l'iniziativa. Allora, durante il gioco le unità muovono una alla volta, ok? Una a testa per giocatore, una cosa che in quest'anni inizia a prendere molto piede, in quanto può dare effettivamente, come negli scacchi, un equilibrio nella partita. Non solo, i giocatori prima dell'inizio del proprio turno creano un mazzo di carte. Questo mazzo di carte rappresenta l'ordine con cui le proprie unità agiranno. Di conseguenza si spareggia per l'iniziativa e a quel punto si pesca la prima carta. La prima carta che il giocatore ha posizionato come carta da pescare sarà la prima carta da far vedere all'avversario e sarà la prima
unità che si muoverà, che agirà, farà le sue 2 azioni durante il turno, azioni molto libere, che possono essere dal movimento, che possono essere la marcia, la carica e anche il cambio di formazione. Sì, perché come siamo stati abituati un po' in Guerra dell'Anello, il gioco è su piattellone, ma è molto più dinamico, in quanto all'interno del gioco è possibile cambiare informazioni in modo da cambiare la prima linea, cambiare le unità di supporto, cambiare le linee di supporto dietro, muovere in colonna per passare in luoghi stretti e così via. Mobilità, diversamente da molti altri giochi con le piattelle, iniziativa particolare, quindi questo sistema di pescata che indica quale unità muoverà per prima, di conseguenza abbiamo una programmazione del turno, sapendo e ipotizzando quale carta il tuo avversario giocherà subito dopo di te o prima di te, per quindi capire e bilanciare dove è logico far agire le proprie unità prima all'interno del campo. Un'altra innovazione che porta rispetto a altri giochi dello stesso tipo Conquest è lo schieramento. Il gioco dura 10 turni, ma non dura 10 turni perché si divertono a voler fare le partite lunghe, no, dura 10 turni perché la partita entra nel vivo solo dopo il quinto più o meno turno. E questo perché? Come si entra in campo? Con i rinforzi, come in tutti gli altri giochi direte, e invece no, perché il campo all'inizio della partita è completamente sgombro. Sta ai giocatori schierare utilizzando appunto le carte di iniziativa. Ma non solo, i giocatori sono anche obbligati ad attenersi a una specifica tabella. Questa specifica tabella serve per far capire con che velocità gli eserciti entrano in campo. Le unità entrano con un tiro di dado sempre maggiorato. Il primo turno è più facile che entrino le unità leggere, poi le medie dal secondo turno tireranno il dado ma saranno comunque difficili da far entrare. Al terzo turno le leggere entreranno in automatico, le medie sarà più facile far entrare, le pesanti entreranno nel modo più difficile e così via, finché tutti non avranno la possibilità di aver schierato tutto il loro esercito. Quindi l'utilizzo delle carte per generare l'iniziativa a quel punto diventa importante anche semplicemente nello schieramento del proprio esercito, in quanto devi sapere quale carta inserire in quale ordine se vuoi schierare un'unità o un'altra. Interessante soprattutto, viste queste regole che vi ho appena spiegato, che potrebbero a primo acchito dare un po' fastidio e far capire che ci sia un po' di squilibrio, possiamo dire, all'interno del gioco, perché come fa una mia unità che entra da fondo campo partecipare alla battaglia se magari il tiro di dado mi è andato male e entrano al quinto turno quando già c'è un mischione a centrocampo e io non posso fare niente? Ecco qua. La novità di questo gioco sta anche nella tipologia della linea di schieramento. In che senso? Più le tue unità avanzano, più la linea di schieramento avanza, arretrando nel momento in cui un'unità nemica supera le tue linee. Questo cosa vuol dire? Che lo scontro avanza sempre di più e di conseguenza le tue unità si possono schierare direttamente dietro unità amiche senza bisogno di farsi tutto il percorso del campo. Cosa molto utile se vai a ragionare sul fatto che il campo sia quello normale da wargame. Quindi in un periodo in cui tutti i wargame iniziano a diminuire le dimensioni del campo per permettere a tutti di giocare, possiamo dire, ecco che Parabellum Conquest gioca sul 180x120 come un wargame normalissimo. Altra e ultima particolarità del gioco, che ripeto, solo per queste particolarità lo rende un gioco molto interessante sinceramente da provare e da giocare, in quanto il resto è tutto un wargame, possiamo dire anche standard, come se ne vedono tanti, ma queste piccole accortezze, come ripeto, servono per elevarlo e portarlo un po' più nei tempi moderni, dove piacciono più le cose dinamiche e meno meccaniche dei vecchi wargame. Come ultima cosa hanno implementato completamente l'utilizzo delle carte, come inserendo delle abilità a pescata, abilità che si attivano semplicemente quando la tua unità viene effettivamente pescata. Questo rende molto variabile l'utilizzo di alcune abilità all'interno del gioco e molto più interessanti alcune meccaniche. Per esempio il Feromancer, che è il leader degli Spires, una delle 2 fazioni presenti all'interno della scatola base di Conquest, ha l'abilità pescata, una delle sue tante abilità, in realtà una di quelle che abbiamo utilizzato, è quella di vedere la carta iniziativa subito sotto di esso, guardarla, vedere se l'unità in campo che hai pescato non ha
delle ferite. Nel caso in cui abbia delle ferite, questa carta viene messa sotto il mazzetto andando in fondo all'iniziativa, e a quel punto cosa succede? Semplicemente quando quell'unità verrà pescata avrà le ferite risanate. Questo perché rappresenta un po' il fatto di giocare con le tempistiche del gioco per dire: ok, io agisco, faccio un incantesimo che ci vuole tempo, programmo la cura di quelle unità che agiranno sicuramente per ultime, però andranno comunque ad agire risanate. Di conseguenza, implementare queste carte in questo modo è un altro tocco, secondo me, molto intrigante all'interno del gioco. E io ho detto un'abilità sola, ma ci sono già all'inizio 5-6 incantesimi diversi da scegliere, 5-6 abilità di comando diverse da scegliere per leader, sia per gli Spire sia per gli Hundred Kingdom, quindi per entrambe le fazioni, soprattutto se stiamo parlando soltanto della scatola base. Poi ovviamente se non parliamo della scatola base ci sono tante altre unità. Questa è la particolarità, sono le particolarità, possiamo dire, di Parabellum, questo gioco, come detto, massivo che si sta evolvendo pian piano nel tempo. Beh, la Parabellum Wargames sta evolvendo il proprio sistema Conquest in molti modi. In primis ci sono fazioni, 9 fazioni che escono ogni anno e che continueranno a uscire per evolvere sempre di più il gioco. Il gioco ha iniziato ed è nato con 2 fazioni, gli Spires, una specie di automi alieni, e i 100 Kingdom, quindi i 100 regni, i semplici uomini con armatura pesante che vanno a picchiare questi costrutti, come è giusto che sia. L'evoluzione del gioco diretta è stata far venire fuori dei nani creati un po' demonici, in realtà non proprio cattivi, ma con fiamme, strutture metalliche, rune, proprio i nani che piacciono, quelli duri, quelli cazzuti, quelli con le barbe di fuoco, no? Tutte quelle cose molto interessanti, mastini, con le palle. Successivamente abbiamo visto l'uscita degli uomini del nord, i classici vichingoni con i giganti, con i berserker, ok? Quindi quelli fighi che sono fighi soltanto perché hanno la barba lunga, i muscoloni e le asce. Quindi la classica fazione che piace ai nordici. Io l'amo, quella fazione lì, non ho un modello che sia uno, però l'amo alla follia. Di nuova uscita abbiamo attualmente gli orchi, gli Spires e gli Centoregni. Li ho un po' letti, ho letto un po' il background, adesso vado a farvi un po' di infarinatura generale. Ma per quanto riguarda le altre fazioni non mi sono molto informato, ma guardando le miniature, potete andare a vederle anche voi sul sito, c'è una caterva di miniature che sono incredibili. Parlavo degli orchi, che appunto sono questi nuovi orchi senza armatura, grossi, nerboruti, che non hanno niente a che fare con gli orchi di GW, sono un po' più degli orchi alla Dungeons and Dragons, possiamo dire, ok? Quindi un po' più longilinei, un po' più umanizzati, possiamo dire, che cavalcano dinosauri. Non so perché, ma a me va bene, cioè è fantastico, è sempre presente. L'anno prossimo avremo probabilmente, rumors dicono, dei non morti, o fine anno avremo dei non morti che però avranno una indole impero romano, quindi chi più ne ha più ne metta. Stanno veramente creando su un universo che vuole andare a occupare una nicchia di mercato che attualmente non c'è più, sia per i puristi del gioco fantasy, come fu un tempo con delle evoluzioni, sia per quei giocatori che magari vogliono provare qualcosa di nuovo e interessante. Oltre ovviamente alle fazioni potete trovare il background. Il sito è pieno di background, è pieno di storia del mondo, di quello che ha preceduto il mondo, la storia delle fazioni, di come sono state create, perché sono arrivate e cosa stanno facendo. Se voi avete intenzione di esplorare ancora di più, troverete centinaia e centinaia di righe di testo, sia per gli Spires, sia per gli Centoregni, sia per tutte le altre fazioni uscite e in uscita. Il gioco sta prendendo una bellissima piega, secondo me. Ci voleva nel panorama di gioco una ventata d'aria fresca, quindi un'azienda che avesse il coraggio di buttarsi al 100% in quello che crede, non solo con un regolamento autoprodotto per poter prendere un po' di pubblico, ma al 100% con un mondo, un universo, un progetto in cui credevano. Quindi sono partiti subito con miniature di plastica, non hanno fatto un Kickstarter, sono partiti a treno sponsorizzando il gioco più che potevano e hanno avuto dei risultati e non si stanno fermando, vogliono creare qualcosa di importante ed è veramente bello quello che sta creando. Io
vi chiedo di andare sul loro sito e vedere effettivamente quello che stanno creando nella descrizione del video, perché per me è una cosa incredibile. Unica nota dolente secondo me del gioco è, prima di tutto, se comprate la versione italiana, quella che è arrivata a me, avrete un regolamento in italiano che è scritto in modo altalenante. Per chi è interessato, sicuramente è una cosa molto interessante e molto importante avere il regolamento in italiano. La nota dolente è che non tutto è tradotto in italiano, nel senso, le carte hanno le statistiche, hanno le abilità sopra. Non sono scritte nel dettaglio, sono scritte solo con determinate parole chiave. Il manuale però è tradotto tutto, di conseguenza molte volte non trovate il riscontro della regola direttamente, se non sapete bene l'inglese, sul manuale. Questo può creare un po' di difficoltà. Per il resto, ovviamente alcune parti del manuale si vede che sono tradotte alla bene e meglio, però ci si può arrivare. Diciamo che è sia un lato positivo che un lato negativo. Dall'altra parte, io ho avuto esperienza soltanto con la scatola base. Testimonianze dirette e veritiere mi dicono che l'evoluzione delle miniature, della stampa e degli stampi stessi della progettazione è migliorata tantissimo. Se andate a vedere le miniature sul sito vedete delle cose incredibili. È vero? Sì. Le miniature che personalmente ho montato io del gioco sono una piccola bestemmia, perché molte sono anche fatte semplicemente e bene, altre sono degli incastri piatti che devi far aderire con la colla cercando di tenere il pezzo nel punto giusto senza farlo scivolare, altre sono semplicemente dei giunti piatti magari orizzontali che devi appoggiare e sperare che la colla faccia presa prima di spostarlo. Sono dei problemi che effettivamente con le miniature all'inizio potreste avere, però la cosa è stata migliorata con l'evoluzione del gioco, soprattutto nelle nuove uscite. Questa cosa in teoria non c'è più. Io adesso dovrò recuperare dei modelli nuovi per darvi effettivamente 100% questa informazione. Per ora la prima wave delle miniature non era delle migliori. È anche lì il rovescio di una medaglia, nel senso, è un'azienda che si è buttata anima e corpo in un progetto credendoci così tanto da portare già degli stampi in plastica. Ragazzi, io non so se voi sapete bene come si comporta con la plastica e quanto costa. Uno stampo in plastica di quelli che la Parabellum mette all'interno di una scatola costa 60.000 euro. Per questo le aziende non partono direttamente con la plastica, ma si vede molto la resina e tutto quanto, perché ci vuole uno stampo in metallo creato ad hoc. 60.000 euro per uno stampo in metallo per un'azienda sconosciuta che si autofinanzia da sola è tanta roba per farne uno. Ma voi immaginate buttarsi nel vuoto per creare un gioco e creare 2 eserciti per la scatola base, sperando di recuperare quei 60.000 euro per blister? Io direi che anche se i primi modelli effettivamente hanno dei dettagli altalenanti, gli si può chiudere un occhio per quello che hanno fatto, per quello che hanno creato. Quindi, ripeto, gioco di cavatore che strizza l'occhio al passato, ma con un tocco molto interessante di innovazione. Azienda che crede nel proprio prodotto a tal punto da evolverlo continuamente. Background per chi è interessato di appassionarsi di lore. Gioco bello, lo ripeterò, bello e divertente da giocare. Che dire? Io spero che la mia recensione vi sia interessata. Spero e ringrazio nuovamente la Parabellum per avermi mandato Conquest e spero di poter fare altri video di settore in merito. Anzi, se avete interesse magari nell'approfondire per ora il background e nel vedere Battle Report di Conquest, io sono qui a disposizione, fatemelo sapere nei commenti. Per qualunque altra cosa, anche lì, scrivetemelo nei commenti. Questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, spero di avervi intrattenuto, spero di aver risposto ad alcune domande che voi avevate a riguardo. Che dire? Da Wargames per Passione è tutto, da Mattia è tutto e ci vediamo a un prossimo episodio e a una prossima recensione. Ciao a tutti ragazzi!